Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario, tendenze energetiche generali per la prima parte di aprile 2023. Abbiamo la carta dell'appeso, amici del Sagittario. Devo dire che quando c'è l'appeso si parla sempre di un periodo di riflessione, un periodo che probabilmente vi darà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva. Ho come la sensazione che qualcuno sia un po' bloccato in una situazione o pensi di essere bloccato in una situazione e semplicemente si sta cercando di, diciamo, trovare il lato positivo, ecco. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto, come vi ricordo sempre, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla, o se per caso non riusciste a integrare proprio niente nella vostra vita, o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Trovate il link al corso base gratuito di tarocchi e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Bene, amici del Sagittario, partiamo con un 6 di coppe, un 8 di bastoni, il re di bastoni, il 5 di coppe, 6 di spade, regina di pentacoli, la carta della morte e il fante di spade. Allora, il 6 di coppe è sempre una carta che parla di qualche cosa che riguarda una sorta di fiaba, una sorta di sogno, una sorta di anche romanticheria del passato, perché è quella carta che parla dell'amore romanticizzato che si vive durante l'infanzia e fa riferimento proprio per questo a qualcuno che si conosce da tanto tempo, magari proprio dall'infanzia. Normalmente fa riferimento ai rapporti di amicizia. Potrebbe anche essere un legame tra fratelli, ragazzi. Con questo 8 di spade che è al rovescio, come la sensazione che manchi un certo tipo di comunicazione o c'è una comunicazione scarsa, diciamo che si potrebbe migliorare tutto quello che è l'ambito della comunicazione a inizio aprile. Ed è anche, guardate, c'è un re di bastoni, quindi potrebbe essere anche un padre, perché il 6 di coppe molte volte fa riferimento anche ai figli. Fatemi sapere poi come vi risuona, se voi siete i padri o se siete i figli in questo caso. Però comunque, diciamo, se non è nessuna di queste due possibilità, il re di bastoni parla di un prendere un proprio potere personale, di riuscire a gestire qualche questione, magari anche lavorativa, piuttosto che personale. Allora, il 5 di coppe, ragazzi, il 5 di coppe è una carta che indica una perdita, un rammarico, il fatto di aver perso un'opportunità, probabilmente l'opportunità persa potrebbe essere stato il comunicare, il chiarirsi o il farsi sentire con qualcuno, perché poi abbiamo anche un 6 di spade, la regina di pentacoli e la carta della morte con il fante di spade. Ho come la sensazione che qui qualcuno stia cercando di allontanarsi o con questa carta dell'appeso stia pensando perlomeno di allontanarsi da un certo tipo di situazione che, ripeto, potrebbe essere familiare. Non la vedo necessariamente brutta o conflittiva a inizio aprile, però è vero che il 6 di spade parla anche di allontanarsi a livello di pensieri, no? Avete l'appeso, come vi dicevo all'inizio, è quella carta che vi dà l'opportunità di vedere le cose da un altro punto di vista. Probabilmente, diciamo, verso la seconda settimana di aprile avrete questa tendenza a riformulare i pensieri,
Abbiamo poi anche una regina di pentacoli, che potrebbe essere una persona. Andiamo poi a vedere meglio con i mini tarocchi anche la spiegazione di queste carte finali. Allora, iniziamo con un 6 di coppe. Allora, abbiamo un 9 di spade al contrario. Questa è scivolata, ragazzi, la lascio. Un 3 di spade, la lascio qui a parte. E un fante di coppe. Sì, probabilmente, come vi dicevo, o è una persona giovane, se voi siete giovani, ipotesi può essere un vostro coetaneo, può essere anche, ripeto, un cugino, un fratello, qualcuno che conoscete veramente da tanto tempo, magari anche dall'infanzia, e ho come la sensazione che ci sia stato un qualche tipo di questione che vi ha ferito, per cui poi questa persona, ehm, diciamo che sento più che è una vostra aspettativa di ricevere delle scuse. Andiamo a vedere l'8 di bastoni. Otto di spade. Re e regina di bastoni, ragazzi. Allora, può essere che questa comunicazione che manchi sia proprio con un genitore, perché abbiamo sia la regina che il re qui e qui abbiamo un'altra regina. O ripeto, se siete già, diciamo, sopra gli anta, può essere un vostro fratello, un vostro cugino, è comunque una persona con la quale avete una relazione da tanto tempo e diciamo che la comunicazione con questa persona non è delle migliori, ma molto lo fate voi, perché comunque siete voi che avete questo 8 di spade, che vedete tutto nero, che siete tristi, che state cercando di capire qual è la via d'uscita. Vi ricordo che anche qui avete un 5 di coppe. Andiamo a vedere il re di bastoni, perché il re di bastoni potrebbe anche essere la persona appunto del 6 di coppe. Vi ricordo che quando ci sono re e regina dello stesso seme e in questo caso abbiamo anche 6 di coppe, si potrebbe trattare di un'anima gemella. E sapete che io per anime gemelle non intendo solo quelle anime romantiche, ma anche i fratelli, gli amici, quelle persone che ci accompagnano nei momenti importanti della nostra vita. Ci sono sempre delle persone che in qualche modo ci accompagnano, diciamo così, anche per lunghi periodi della vita. Sono persone che magari ci aiutano nel nostro scopo di vita. Allora, ancora una carta per questo. Ok. Abbiamo un 5 di pentacoli e il carro. C'è una delusione inerente a qualche cosa, ragazzi. Infatti qui ho anche il 3 di spade, il 9 di spade, poi partiamo dall'appeso. Quindi ho come la sensazione che qualcuno o non ha fatto un movimento nei vostri confronti, una comunicazione, e questo vi delude, o in qualche modo non si riesce a instaurare una comunicazione di una certa qualità con una persona e questo vi delude. Però ho come la sensazione che ci sia stata un'occasione persa. Vi ricordo che quando c'è il fante di coppe c'è qualcuno che viene a farvi un'offerta, o si può trattare anche di qualcuno che viene a fare delle scuse. Andiamo a vedere il 5 di coppe. 7 di bastoni e 3 di bastoni. Ho come la sensazione che l'offerta sia stata per fare qualche cosa di nuovo, qualche tipo di progetto, potrebbe essere un viaggio, uno spostamento, ma per paura di perdere quello che già avevate, ci sia questa sorta di 7 di bastoni di difesa, vi state difendendo da qualcuno o da qualche cosa, o da qualche tipo di movimento e di cambio. Andiamo a vedere il 6 di spade.
Condizionamenti, ragazzi. Abbiamo diavolo, 7 di spade, 5 di spade, regina di spade. Ragazzi, qui è una mamma. Perché il 6 di spade normalmente parla di allontanarsi dai problemi familiari e viene proprio fuori la figura femminile. Se non è una mamma che per esempio magari non ce l'avete più, può essere il fatto di allontanarsi dai pensieri e dalle credenze che si sono tramandate, diciamo, da madre a figlio o figlia, o potrebbe essere una sorella, come vi dicevo qua. C'è una sorta di tossicità intorno a questa persona e il 6 di coppe, guardate, potrebbe anche essere un'anima karmica. Farò poi dei video per spiegare meglio queste cose. Anzi, colgo l'occasione per dirvi che ho aperto l'abbonamento al canale, quindi da oggi c'è la possibilità di abbonarsi al canale e nei video esclusivi per gli abbonati tratterò tutto quello che era il tema della crescita spirituale, quindi di come funziona a livello energetico, anime gemelle, fiamme gemelle, come si guarisce, lo scopo della vita, insomma, ci sono vari temi che aiutano appunto l'espansione della conoscenza. Quindi vi invito ad abbonarvi al canale. Ok, andiamo a vedere la regina di pentacoli, ragazzi. Però qui c'è tanto condizionamento mentale, ci sono delle bugie, c'è proprio una manipolazione, io devo dirvi, tanto controllo, tanta rigidità, ci sono delle regole, un'altra carta di spostamento e di movimento. Voi assolutamente vi dovete allontanare o dalla mentalità di questa persona o proprio dalla persona fisicamente. Allora abbiamo un 8 di pentacoli, un 2 di scusate, un 8 di coppe, un 2 di pentacoli e nuovamente un 5 di coppe. Perché ho la sensazione che qualcuno si senta in colpa? Ho la sensazione che qualcuno senta di dover gestire più cose tutte insieme, o è come se ci fosse qualcuno che si sente. Partivamo dalla carta dell'appeso, quindi sicuramente in certi modi avete una situazione che. Scusate, mi sono impappinata. Avete una situazione che non potete cambiare facilmente, però qui perlomeno se non potete prendere distanze a livello fisico e vi ricordo che avete una, due, tre, quattro, cinque carte di movimento, ok, cinque carte di spostamento, di viaggi. Se non potete allontanarvi da questa persona a livello fisico, se non potete prendervi neanche un fine settimana proprio anche solo per far respirare le orecchie, create spazio mentale, ossia riconoscete quali sono i pensieri di questa persona e riappropriatevi dei vostri. Diventate il re di bastoni. Muovetevi dallo stato di delusione e di perdita in cui siete nella prima fase di aprile, ok? E vedo che andate di lì perché avete la morte, adesso andiamo a vedere questa morte. 2 di bastoni e 10 di pentacoli. Ho come la sensazione che siate in una fase di voler staccarvi, ma probabilmente, perché la morte comunque è al contrario, ragazzi, lo state meditando in questa prima fase di aprile, un po' come se state cercando di capire come muovervi. In effetti avete l'appeso, state cercando di vedere le cose da un altro punto di vista. Quali altre possibilità ci sono? Perché qui il punto è che, uno, potreste non avere l'appoggio della famiglia. Due, potreste non avere proprio le risorse economiche per fare questo viaggio, questo spostamento, o semplicemente potrebbe essere una questione di non sapere ancora bene da che parte andare. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona. Potrebbe anche essere sì per una questione lavorativa.
La persona da cui vi potreste dover allontanare potrebbe essere un capo, o comunque una persona, ragazzi, che vi crea parecchie tensioni. Allora, fate attenzione perché quando ci sono la regina di bastoni, la regina di bastoni viene sempre rappresentata con il gatto nero, perché è una persona che spicca all'interno della società, all'interno del gruppo, ma è anche una persona che sa come portare gli altri dalla sua parte, sa come usare le parole, è una persona che ammalia, che affascina, che ha carisma, che è un po' strega. Ecco perché il gatto nero. E fate attenzione perché potrebbe essere questa persona che distorce la comunicazione, le notizie che arrivano. Allora, abbiamo Arcangelo Fanuel, spero che si pronunci così, carta numero 20, e parla di speranza, di ottimismo e di nuovi inizi. E qui, ragazzi, con la carta della morte ci si avvicina, ok? A quello che sono i nuovi inizi. Vi ricordo che dopo l'appeso, che è la carta numero 12, c'è la morte, che è la carta numero 13, appunto, no? Che caso. Quindi speranza, ottimismo, cercate di mantenere puliti i pensieri e le vibrazioni. E poi abbiamo la carta numero 17 che parla di una pulizia fondamentalmente. Qui fa riferimento agli sciamani. Quindi potrebbe esservi utile affidarvi agli animali totem o seguire qualche questione di tipo ritualistica, che non deve essere necessariamente sciamanica, ok? Può anche essere semplicemente un rito, una cerimonia per purificare, per pulire quello che è il vostro campo energetico, piuttosto che gli ambienti. C'è una cosa che vi devo dire per quello che riguarda le questioni sciamaniche, mi è venuto lo spunto da lì, ma non riguarda solo quello. Se vi capita di ascoltare canzoni o, come vi posso dire, cantici, in qualche lingua che voi non conoscete, quindi per esempio potrebbe essere anche in, non lo so, mongolo, in cinese, in qualche lingua che voi non conoscete. Innanzitutto, prestate molta attenzione al vostro stato d'animo prima di iniziare questo tipo di mantra, di recitazione, e dopo iniziate a cantare, a recitare quello che è. Se questo tipo di vibrazione vi appesantisce, ok? Io direi che è il caso di smettere, perché comunque non sapete che cosa state dicendo. E comunque anche i decreti fatti verbalmente hanno il loro peso a livello energetico. Se invece sentite che comunque continuate a star bene, che anzi magari vedete più luce, vi sentite più leggeri, scegliete voi se continuare o no. Io personalmente non recito mai qualche cosa che non so tradurre o di cui non so il significato, ok? Quindi finché inglese o lingue straniere così dove si può tradurre, d'accordo. Però ecco, questo è un piccolo accorgimento, un piccolo suggerimento che vi do, poi ovviamente ognuno è libero di prenderlo o meno. Bene, cari amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi per aprile, fatemi sapere poi come vi risuona. Se vi è piaciuto potete mettere like, potete iscrivervi, commentare, condividere, e difatti ringrazio tutte le persone che condividono il video e che magari lo integrano nel loro canale YouTube, quindi grazie. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!